Ciao e bentornato su Metasinergie. Oggi voglio parlarti di un argomento che mi tocca particolarmente da vicino, perché se c'è una cosa sulla quale sto davvero lavorando in questo periodo è questa, il sonno. E sai perché? Perché dormo troppo poco, in media 5-6 ore a notte. Mi addormento subito, non ho problemi a collassare dopo una giornata particolarmente intensa, ma se mi sveglio anche solo una volta, il mio cervello si accende come una centrale, inizia a pensare, calcolare, anticipare e il sonno inevitabilmente sparisce. È una condizione che conosco molto bene e che sto cercando di cambiare, perché ho capito che dormire male non è solo una questione di stanchezza, è una tassa silenziosa che paghiamo ogni giorno con interessi altissimi sul nostro umore, sulla nostra lucidità, sulla nostra produttività e anche sulla nostra capacità di reagire allo stress. Ecco perché oggi voglio parlarti del ruolo fondamentale del sonno e di come incide direttamente sul nostro benessere mentale, sulla nostra capacità di essere performanti, lucidi e presenti. Ma come al solito, prima di iniziare, ci tengo a darti il mio benvenuto su Metasinergie. Io sono Silvio e questo è il canale dove racconto il mio percorso di crescita, quello che ho deciso di intraprendere per superare le mie debolezze e per costruire, passo dopo passo, come dico sempre, la versione migliore di me stesso. Il video che stai vedendo oggi fa parte della seconda playlist, quello che ho dedicato alle tecniche per gestire lo stress e raggiungere il benessere sia mentale che fisico. Si tratta del percorso evolutivo che ho deciso di rendere disponibile gratuitamente a te che sei qui con me in questo momento per poter sviluppare una mentalità vincente e per poter affrontare con forza le sfide che ci impediscono di crescere ed affermarci come persone di successo. Ti lascio il link in descrizione, guardalo per non perderti nessun video introduttivo su questo percorso di crescita personale e professionale. Bene, ora che sai il motivo per il quale sono qui, in questo momento ti racconto una cosa. Qualche settimana fa, dopo l'ennesima notte spezzata, mi sono alzato presto per ragionare su una riunione importante. Mi sentivo operativo, sì, ma dentro avevo come una nebbia. Sai quella sensazione in cui sei sveglio, ma non ci sei del tutto? Rispondi, decidi, ascolti, ma sotto sotto il cervello lavora a regimi ridotti, è come se gli ingranaggi fossero arrugginiti. E mi sono chiesto, quanto sto pagando ogni giorno per questo debito di sonno che continua ad accumulare nel tempo? Beh, la risposta purtroppo me l'ha data la scienza. Secondo una ricerca pubblicata sul Nature Reviews Neuroscience, dormire meno di 6 ore a notte compromette le funzioni esecutive del nostro cervello, cioè quelle che ci servono per decidere, pianificare, concentrarci e regolare le emozioni. È come se il cervello entrasse in modalità risparmio energetico, proprio quando dovrebbe dare il massimo. E non solo, dormire poco aumenta i livelli di cortisolo, lo stesso ormone dello stress di cui ti ho parlato nel video scorso. Ti suggerisco vivamente di guardarlo per capire in modo approfondito cos'è lo stress e quali sono le dinamiche che lo governano. Ti lascio il link in descrizione, guardalo, poiché capirai ancora meglio perché dormire poco, anche solo per una notte, significa predisporre il corpo a una giornata di reattività, nervosismo e sbalzi emotivi. E se questo diventa una routine, il rischio è quello di cronicizzare uno stato di allerta costante che logora sia il corpo che la mente. Lo studio a cui faccio riferimento è una revisione autorevole che mette insieme anni di ricerca sulla privazione del sonno e i suoi effetti sulle funzioni più nobili della nostra mente. La cosa che più mi ha colpito è che quando dormiamo meno di 6 ore a notte, la parte del cervello che per prima inizia a soffrire è proprio la corteccia prefrontale. Parliamo della nostra cabina di regia, lì dentro avvengono i processi decisionali, si struttura il pensiero critico, si regola il comportamento e si gestiscono le emozioni. È come se dormendo poco spegnessimo lentamente le luci nella sala di comando, lasciando il timone in mano al pilota automatico. Ma non un ben calibrato pilota automatico, uno sbilanciato, impulsivo e poco lucido. Il cervello in queste condizioni entra in una sorta di modalità di risparmio energetico. Taglia le funzioni complesse per cercare di reggere la giornata, ma questo si traduce in una minore capacità di gestire lo stress, in una soglia più bassa di frustrazione, in una maggiore difficoltà nel concentrarsi. Non solo. Lo stesso studio ha dimostrato che, a fronte di un sonno insufficiente, aumentano, come ho detto poc'anzi, i livelli di cortisolo nel sangue. Lo voglio puntualizzare questo perché... E parliamo proprio dell'ormone che svolge un ruolo cruciale nella risposta dello stress. Questo significa che anche una sola notte troppo breve può predisporre il nostro corpo e la nostra mente a una giornata fatta di tensione, nervosismo e reattività. Diventiamo più vulnerabili alle emozioni negative, più esposti agli sbalzi d'umore, meno in grado di regolare i nostri impulsi.
E questa è una condizione che dobbiamo assolutamente evitare, poiché se diventa uno stato non occasionale, che si ripete giorno dopo giorno, si rischia di alimentare uno stato di allerta cronico. Il sistema nervoso si adatta al peggio, come se dovesse sempre affrontare un pericolo imminente. Il corpo si irrigidisce, la mente si affatica e nel tempo si possono manifestare conseguenze molto più serie: disturbi d'ansia, difficoltà a concentrarsi, anche nei momenti di quiete, calo della memoria e della creatività fino a veri e propri stati depressivi. E sai qual è il paradosso? È che spesso quando dormiamo poco pensiamo di guadagnare tempo. In realtà lo stiamo perdendo, perché il tempo passato da stanchi è un tempo meno produttivo, meno presente e meno efficace. Quante volte infatti hai pensato che dormire fosse tempo perso? Anch'io l'ho pensato. Mi dicevo, posso leggere ancora 20 minuti, posso stare ancora un po' di più al PC per studiare, ma sai una cosa, dobbiamo assolutamente metterci nell'ottica, io in primis, che quando dormiamo non stiamo perdendo tempo, ma lo stiamo investendo per il nostro equilibrio mentale. Stiamo ricaricando le batterie che ci serviranno per affrontare la giornata successiva con forza, presenza e soprattutto lucidità. E allora ti racconto cosa sto provando a fare per invertire questa tendenza. Non sono soluzioni magiche, ma piccoli esperimenti che sto portando avanti giorno dopo giorno. Il primo è rallentare il cervello prima di dormire. Ho modificato le impostazioni dello schermo dei miei dispositivi per togliere la luce blu ed avere così una luce più calda e bassa, utile per non affaticare troppo la vista e predispormi così al riposo. Ti suggerisco di farlo anche tu, perché così facendo puoi aiutare in modo semplice e senza sforzo il cervello a produrre più melatonina, che è l'ormone che regola il ciclo del sonno. Ti basta andare nell'impostazione dello schermo per attivare la luce notturna. Sull'iPhone l'impostazione si chiama Night Shift. Attivala da un certo orario in poi, non ti costa nulla e ti porterà dei benefici scientificamente provati. Il secondo esperimento è ancora più semplice, ma difficilissimo da mantenere con costanza. Andare a dormire sempre alla stessa ora, anche nei weekend, perché il corpo ha un suo orologio interno. Si chiama ritmo circadiano e più lo rispetti, più il sonno diventa profondo e rigenerante. Lo dice anche la Sleep Foundation. Chi mantiene orari regolari tende a svegliarsi meglio, concentrarsi di più e affrontare la giornata con maggiore stabilità emotiva. Ma la cosa più importante che sto provando ad imparare è non giudicarmi se non dormo bene. Perché, sai cosa succede? Ti svegli nel cuore della notte, inizi a pensare: devo dormire, se non domani starò malissimo. Non posso permettermi di essere stanco. E quel giudizio, quella pressione, questa idea rischia di svegliarti ancora di più. Allora cosa faccio? Respiro. E mi ripeto una frase semplice: anche se non dormo, posso riposare. Chiudo gli occhi, rallento il respiro e provo a creare un ambiente mentale di calma, anche se il sonno non arriva subito. Vedi, dormire bene è una competenza, una di quelle abilità che non ci insegnano a scuola, ma che fanno la differenza tra vivere una vita reattiva e una vita lucida. E non solo una questione di benessere, è una scelta strategica. Una mente riposata è più veloce, più efficace, più creativa, mentre una mente stanca sbaglia, prende decisioni impulsive, perde tempo, si arrabbia senza motivo. Quindi se anche tu stai lottando con il sonno, voglio dirti una cosa: non sei solo, soprattutto puoi cambiare un passo alla volta, una sera alla volta. Io ci sto provando con tutti i miei limiti e continuerò a raccontarti cosa sto imparando lungo il mio percorso per migliorare la qualità della mia vita, affinché anche tu possa fare altrettanto. Bene, se questo video ti è stato utile, fammelo sapere con un commento e non dimenticare di iscriverti al canale per non perderti i prossimi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Buon riposo.